Ciao a tutti, oggi inauguro un nuovo filone dei miei video che riguarda la moda in generale. Esattamente 2 anni fa, l'11 gennaio del 2019, aprivo ufficialmente il mio atelier. L'apertura è passata un po' in sordina perché io confezionavo già corsetti e costumi da burlesque da diverso tempo, però mi si era reso necessario dover cambiare tipo di attività perché stavo passando sempre più dalla consulenza alla confezione e proprio a livello professionale ho dovuto fare questa scelta e soprattutto avevo bisogno di uno spazio più grande. Quindi l'11 gennaio del 2019 davo l'avvio alla mia nuova attività. Proprio perché c'è stata una continuità di lavoro, non è stato un vero e proprio inizio, non ho mai fatto un'inaugurazione. Quindi questo festeggiamento mi è mancato. In quel periodo ero anche alle prese con l'organizzazione del viaggio in Qatar per la fiera a cui ho partecipato. Ero strapiena di impegni nel confezionare i capi da portare, nel preparare tutti i documenti per poter partire, preparare anche tutti i documenti per poter dare l'avvio all'attività, perché senza questo non potevo partire. Quindi ero strapiena di altri pensieri che non fossero appunto l'inaugurazione. Sono partita praticamente subito e quando sono tornata avevo l'agenda molto serrata di impegni e non ho potuto festeggiare questo nuovo inizio. Quindi lo faccio oggi con questo nuovo filone che ho deciso di aprire per festeggiare i 2 anni dell'attività, anche perché 2 anni è un traguardo. Io prima di aprire non lo sapevo, ma a quanto pare l'avere 2 anni di fatturato inizia a essere un indicatore per valutare un'azienda affidabile e quindi meritevole di tutti quei servizi, agevolazioni, contributi, consulenze e tutti quei servizi a supporto delle aziende che però devono aver raggiunto appunto i 2 anni di fatturato. A prescindere da quanto sia il volume, però ho scoperto appunto che un'azienda viene ritenuta affidabile quando supera i primi 2 anni di attività. È un aneddoto personale, comunque l'avevo quando ero avvenuta a conoscenza, diciamo, di questa clausola, perché volevo accedere a dei servizi di consulenza di tipo internazionale. Mi era appunto stato detto che bisognava avere questi 2 anni di attività per poter accedere ai servizi. Inizialmente appunto l'avevo trovata una clausola discutibile perché per me 2 anni erano un tempo abbastanza breve, anche perché appunto venivo da diversi anni di lavoro, quindi non capivo come mai dovessi aspettare questi 2 anni. E poi mi sono resa conto che effettivamente moltissime attività, moltissime aziende chiudono prima di questi 2 anni. Ho capito perché è stato scelto questo periodo di tempo per poterlo considerare un parametro da poter valutare un soggetto meritevole di investimenti, consulenze e quant'altro. Perciò, nonostante la pandemia e nonostante abbia dovuto rinunciare o quantomeno rimandare dei progetti già pianificati, sono qua a festeggiare i miei 2 anni e lo faccio con questi nuovi argomenti che spero siano di vostro interesse. Che cosa tratterà questo filone? Tratterà della moda in generale. Cercherò di dare dei consigli su come scegliere i capi, che non siano i soliti guarda la tua forma del corpo o non andare in giro con i vestiti spiegazzati o i 5 capi che nel vostro armadio non devono assolutamente mancare. Ecco, di questi suggerimenti ce ne sono a iosa in tutto il web, su YouTube e ovunque voi andiate.
Io invece cercherò di entrare un pochino più nel dettaglio dei capi per farvi riconoscere a colpo d'occhio se quello che state per acquistare è veramente ciò che vi serve e che state cercando, oppure è meglio rivolgervi a qualcosa di diverso. Quindi oggi inizio col darvi 3 indicazioni, 3 pillole sui vestiti, sui capi, in modo generico, e poi man mano entreremo sempre più nel dettaglio. La prima pillola che vi voglio dare riguarda come riconoscere a colpo d'occhio se state acquistando un capo elegante o un capo casual o sportivo. Questa caratteristica è data prima di tutto dalle impunture. Se le impunture sono nascoste e quindi il capo risulta liscio, senza sottolineature dei tagli con appunto l'impuntura a vista, è un capo elegante. Mentre invece quando le impunture sono visibili e magari sono anche doppie o triple o a zigzag, si tratta di un capo casual o sportivo. Chiaramente quando è proprio necessario che ci siano delle impunture, non si può fare a meno che siano un pochino visibili, nei capi eleganti sono fatte a mano e quindi si vedono proprio quasi impercettibilmente, magari si vede soltanto un puntino dell'impuntura, ma non si vede proprio tutti i puntini che vanno a costruire il capo. Se poi sono a zigzag o addirittura fatti con le taglie cuci visibili, allora è sicuramente sportswear. La seconda pillola riguarda invece come riconoscere un capo di qualità da uno di scarsa qualità, e questo riguarda la quantità di materiali usati, ovvero quanti più materiali sono stati usati per confezionare il capo, quanta più attenzione dei dettagli è stata dedicata. Cosa intendo? Non tanto per l'esterno, ma anche nell'esterno si vede, quanto più nell'interno, per esempio la fodera, che deve essere ovviamente di un tessuto diverso dall'esterno. Ci possono essere dei dettagli nei bordi con dei bordini di raso o di un altro materiale che però si differenzia dal tessuto principale. Dei dettagli interni come per esempio il parasudore, quel nastrino che viene posizionato sotto al colletto, spesso è di un colore diverso da quello del tessuto principale proprio per evidenziare il dettaglio, quindi magari quando lo indossate il colletto è aperto, si vede, e tutta una serie di altri dettagli che potete facilmente vedere quando prendete in mano il capo. Quindi fateci caso, più tessuti diversi sono stati usati, più il capo è di qualità, o comunque c'è stato un lavoro di design e di attenzione ai dettagli maggiore rispetto ad un capo che invece presenta tutto lo stesso tessuto. Non devono essere per forza di colori diversi, anzi, se un capo è elegante e deve mantenere una certa apparenza, probabilmente mantengono anche la stessa tonalità, lo stesso colore, però si riconosce che vengono usati più materiali diversi, tutti nella stessa tonalità. La terza pillola che vi do oggi riguarda invece le cuciture interne. Se i bordi delle cuciture sono visibili, è un capo di minor qualità rispetto a un capo in cui i bordi sono stati confezionati in modo da non vedere il taglio. Quindi per esempio nei capi generalmente per fare prima viene usata la taglia e cuci, quindi quando aprite l'interno vedrete che i bordi sono tutti cuciti con una catenella, diciamo, larga, e quello è il modo più veloce per confezionare i capi. Se un capo presenta invece il bordo delle cuciture nascosto, cioè non vedete il bordo del tessuto tagliato, magari perché è stato ripiegato, magari perché è stato usato un bordino per coprirlo, magari perché sono state usate delle tecniche di confezione tali per cui il bordo della cucitura non si vede, quindi sono tutte lavorazioni che richiedono tempo e accuratezza, quello è sicuramente un capo di qualità maggiore. Bene, questi spero vi abbiano incuriosito per potermi seguire per i prossimi video, e vi rimando alla prossima.